Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento straordinario all'insegna dell'ufologia, del mistero ed in particolar modo della questione dei droni in New Jersey e più ampliamente in tutto il resto del mondo. Non potevo fare a meno di fare questo video per cercare di chiarire una volta per tutte alla maggior parte delle persone, oltre che naturalmente agli utenti del canale, che quello che è stato detto nella dichiarazione di ieri della portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt, che vi mostro subito in questa immagine, e che di fatto, è stata oggetto di incomprensioni, a mio avviso, e soprattutto di discussioni. Facciamo quindi un passo indietro e cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto dobbiamo andare ad analizzare quello che era stato detto dal presidente Donald Trump prima che salisse al governo, quindi prima dell'insediamento a presidente degli Stati Uniti. Di fatto quello che ha detto il presidente Donald Trump e che abbiamo ampiamente discusso in questo sito, in altre live, è che avrebbe fatto luce sulla questione dei droni che riguardava il New Jersey e il resto degli Stati Uniti e che era suo diretto interesse comprendere proprio perché quei droni sorvolavano anche il suo campo da golf e altri siti di suo interesse o dove lui si reca spesso, e dare quindi una spiegazione al popolo americano affinché si potesse tranquillizzare e che il governo attuale statunitense, quello in quel momento di Biden, stava nascondendo una verità che in realtà sapeva. La seconda cosa che dobbiamo comprendere quindi è che ricalca nuovamente la questione dei droni, mettendo da parte letteralmente la questione UFO e la questione UAP, la questione disclosure, che non vengono minimamente nominati dal presidente Trump sia nel discorso che precede il suo insediamento, dove specifica proprio che farà chiarezza sui droni, sia sulla questione successiva che abbiamo affrontato in una live e in un video, dove come risposta alla domanda di un giornalista, egli dà l'incarico di prendere informazioni al suo capo gabinetto per poi far sì che possa essere divulgata la verità sui droni. Ecco che ancora una volta non cita il fenomeno UFO, non cita UAP, non cita il fenomeno parallelo dei plasmoidi, ma cita soltanto e semplicemente la questione dei droni. Facciamo attenzione perché si tratta di un gioco di parole, cioè parole vengono nominate deliberatamente in un determinato contesto, parole vengono deliberatamente omesse da quel contesto e non vengono a essere oggetto di discussione. Ne consegue che tutto quello che avviene dopo va visto in questa chiave. È logico che c'è una differenza da quello che ci potevamo aspettare, se tra le cose che ci aspettiamo c'è la disclosure e quindi l'argomento UFO UAP. Ma lui non ha detto che avrebbe aperto gli archivi UFO, non ha detto che avrebbe fatto una disclosure su UAP, non ha detto che avrebbe fatto chiarezza sul fenomeno UFO, UAP e plasmoidi in New Jersey e nel resto del mondo. Ha parlato solo e esclusivamente di droni. E questo deve essere importante per comprendere la situazione attuale. Tra un attimo vedremo infatti il video con i sottotitoli in italiano, una buona traduzione di italiano, quello che ha detto esattamente la portavoce, che ricordo essere Caroline Leavitt, della Casa Bianca, ve la mostro ancora una volta, è questa qui, che oltre a parlare di tanti argomenti, per pochissime decine di secondi, credo 30-35 secondi, ha affrontato anche quest'altro argomento. After research and study, Sui droni the drones that were flying over New Jersey in large numbers were authorized to be flown by the FAA
for research and various other reasons. Many of these drones were also hobbyists, recreational, and private individuals that enjoy flying drones. In time, it got worse due to curiosity. This was not the enemy. A statement from the President of the United States to start this briefing with some news. And with that, I will turn it over. Allora, la prima cosa che dobbiamo capire delle sue dichiarazioni è che rimarca un'affermazione già fatta dal presidente Donald Trump sia prima di salire alla presidenza, sia dopo, quando ha dato l'incarico a Susie Wild, capo di gabinetto, di fare la ricerca sulla questione e di riferire direttamente a lui per poter dare delle spiegazioni alle persone. Non si tratta di una minaccia. Nel momento stesso in cui viene fatta questa affermazione si possono escludere in partenza tutti i paesi considerati nemici, quindi Iran, Corea del Nord, Russia, Cina, eccetera. Ciò che rimane quindi sono un fenomeno dei droni ancora non ben chiaro e identificato e un fenomeno UFO che viene appunto estromesso dalla discussione, incluso il fenomeno dei plasmoidi e di conseguenza quel fenomeno che di recente è diventato oggetto di discussione proprio per via di un sindaco che del New Jersey si è fatto portavoce, dove è possibile vedere le trasformazioni di questi ultimi da droni a sfere di plasma, da sfere di plasma a droni. Ma vediamo in ordine quelle che sono le altre cose importanti che vengono dette dalla responsabile portavoce del governo americano, che specifica già dall'inizio sui droni del New Jersey dopo ricerca e studio. Quindi ci sta dicendo che l'incarico voluto da Donald Trump del capo gabinetto è stata portata a compimento e il risultato di questa ricerca, di questo studio concentrato sui droni del New Jersey, quindi si parla in specifico solo di droni e solo del New Jersey. Study the drones that were I droni, quindi rimarca nuovamente la parola, i droni, non gli UFO e gli UAP, che sorvolano o che sorvolavano in questo caso il New Jersey, specifica a grandi numeri, erano autorizzati a volare dalla FAA. Allora, per chi non comprende il significato occulto di questa affermazione, vuol dire due cose. La prima è che la FAA, cioè l'organizzazione federale che controlla il traffico aereo statunitense, era perfettamente a conoscenza di questo traffico anomalo e i droni, quindi rispecifica sottointeso droni, erano autorizzati al volo. Secondo, che il governo precedente degli Stati Uniti, il governo Biden, era perfettamente a conoscenza di questa situazione e del fatto che la FAA aveva autorizzato questi voli, in quanto la FAA ha autorizzato il volo dei droni su richiesta proprio del governo. Authorized to be flown by the FAA for research. Ma per cosa erano autorizzati questi droni? E ovviamente lo sono ancora. E perché stavano volando nei cieli con un'autorizzazione della FAA tanto da rimanere segreta? Ce lo sta dicendo chiaramente. Per la ricerca e vari altri motivi. Per la ricerca, lo diciamo dall'inizio. Io l'ho detto dall'inizio. E anche Massimo ve lo ha detto dall'inizio. I droni sono americani, sono autorizzati e stanno volando per studiare altri fenomeni, quindi sono lì per una ricerca. Che poi c'entrassero altre questioni parallele come quelle che abbiamo visto, come
le radiazioni, eccetera, quello è un altro paio di maniche, ma erano lì per ricerca e vari altri motivi dove potrebbero esserci questioni classificate che non possono essere al momento divulgate perché riguardano proprio l'utilizzo di droni sperimentali, magari proprio per tentare un contatto, un abbattimento, eccetera, di quelle altre cose di cui non stiamo parlando. Nella fattispecie, per esempio, i plasmoidi o i droni mutaforma. Ma abbiamo visto attraverso i video nelle varie live che alcuni di questi droni sono stati abbattuti con impulsi elettromagnetici, che alcuni di questi droni sono stati risucchiati all'interno delle sfere di plasma e rigettati rovinosamente cadendo al terra. Abbiamo visto che ci sono stati presumibilmente dei tentativi di raffreddare con dei gas freddi l'alta temperatura di questi plasmoidi per renderli inerti, per dissolverli, per vedere quello che ci sta da dentro o addirittura per distruggerli e disgregarli. Ma andiamo avanti perché ovviamente siamo nel campo di ipotesi. Many of these drones were also Molti di questi droni erano anche hobbisti, cioè di persone che per hobby usano i droni. Non stiamo nemmeno parlando di droni per uso commerciale, quindi con autorizzazione, ma perché c'erano molti più droni di hobbisti in volo in periodi che abbiamo appena passato, perché è ancora così? Anche questo lo abbiamo già visto e ve l'ho detto 1.000.000 di volte. Tra gli oggetti c'erano anche i droni civili delle persone che tentavano di avvicinare il proprio drone a questi strani droni grandi quanto un minivan, quanto un furgone, in alcuni casi anche molto più grandi, che apparentemente sembravano droni e che in altre cose erano delle chiare sfere di plasma o, come li chiamano gli statunitensi, gli orbs, perché loro fanno una distinzione e anche questo l'abbiamo visto tra le due cose. Quindi ci sta dando delle risposte o non ce le sta dando? Sì, ce le sta dando velatamente, senza citare ovviamente tutto quello che non doveva essere citato già in partenza sotto la bandiera della parola drone. Quindi ci sta dicendo che ci sono stati voli di hobbisti che hanno utilizzato i propri droni e sappiamo anche che alcuni hanno testimoniato che questi droni puntualmente venivano buttati giù e quando le forze dell'ordine, l'FBI venivano a sapere di questi droni precipitati, li andavano a sequestrare e andavano a togliere i brevetti per l'utilizzo, le concessioni di utilizzo ai cittadini privati, perché non dovevano vedere ciò che i loro droni avevano subito o non dovevano avere prove utilizzabili per parlare e discutere pubblicamente di quello che realmente stava avvenendo. Private individuals that enjoy flying drones. In time, it got worse. Nel frattempo, poi ci dice nel tempo, quindi ora, a causa della curiosità delle persone, il fenomeno è ulteriormente aumentato. Cioè, anche qui, ragazzi, andiamo a scavare a fondo, non ci fermiamo alle apparenze delle parole. Ci sta dicendo che il fenomeno è aumentato proprio perché già c'erano tanti droni in cielo. Quindi si sta parlando di un fenomeno che include i droni, ma non sono i droni il fenomeno, né quelli governativi autorizzati dalla FAA, né quelli non autorizzati degli hobbisti, dei curiosi che per piacere vanno a farli volare, per gioco o quello che volete. E infine ci dice ancora una volta: non sono nemici, per dare al popolo comunque uno strumento per
rilassarsi e tranquillizzarsi da quella che per certi versi era diventata una situazione un poco isterica. Questa è una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti, cioè significa che la portavoce americana Caroline Leavitt ha semplicemente discusso, ragionato ed esposto quelle che sono le affermazioni del presidente degli Stati Uniti, nulla di più. Credo che adesso l'arcano sia risolto. Ancora non si è parlato di disclosure, di UFO e di UAP, ma solo della questione dei droni. La voce del portavoce ha parlato chiaramente, che poi tutti siano delusi. Si aspettavano che parlasse dei plasmoidi, si aspettavano che parlasse della disclosure, degli UFO, degli UAP. Mi dispiace, ma era ovvio che non sarebbe stato questo il contesto. Era ovvio che le informazioni sarebbero state criptate o addirittura criptiche, come in questo caso, e che si dovevano andare a ragionare, a ricomporre in un discorso più ampio, senza fermarsi alle apparenze, con una delusione che viene esclusivamente dalle aspettative. Ci si aspettava determinate cose, rimaniamo delusi perché quelle cose non sono neanche state nominate. Mi meraviglio che ufologi nazionali, ma soprattutto di fama internazionale, non voglio fare nomi, ma persino documentaristi, persino whistleblower, giornalisti di frontiera che si occupano di ufologia, eccetera, parlano apertamente di una delusione, di un'affermazione che non dice assolutamente nulla. E allora mi domando, ma quanti ricercatori, quanti ufologi in tutto il mondo sanno realmente leggere tra le righe? Quanti sanno realmente leggere le informazioni e comprendere quando una cosa deve essere detta in un certo modo piuttosto che in un altro e deve essere interpretabile e contenere delle informazioni che però chiaramente per una questione di segretezza, siccome non potrebbero essere divulgate, non possono contenere determinate parole, determinati dati e chiare affermazioni e riferimenti, ma devono girarci attorno? Io credo veramente pochi. E vi invito all'attenzione a ogni cosa che viene detta in questo senso. Spero che questo video sia di chiarimento. Vi auguro buon proseguimento. Ciao a tutti. Ci vediamo stasera con la live sul caso Amicizia e sul fumetto del caso Amicizia insieme alla mia amica Alessia alias Lilith. Ciao, a più tardi.